Era un tipico giovedì sera che stava per diventare tutt'altro che tipico. Io e mia moglie Anna stavamo lavorando insieme in cucina, come facciamo spesso quando prepariamo la cena. Lei stava tagliando le cipolle, mentre io tagliavo il formaggio e il prosciutto a cubetti per la nostra omelette. Quando disse qualcosa che attirò la mia attenzione: «Brad, siamo sposati da quasi 7 anni e siamo sempre stati completamente onesti l'uno con l'altro, vero?» Smettei di tagliare il prosciutto e risposi: «Certo, abbiamo convenuto che fosse una delle parti più importanti della nostra relazione prima di dirci sì». Si girò dal bancone e mi guardò pensierosa. Ho incontrato qualcuno. Improvvisamente, i peli sul retro del collo mi si rizzarono come se fossi appena stato fulminato. Hai incontrato qualcuno? Cosa significa che hai incontrato qualcuno? Chiesi, anche se avevo una paura mortale di conoscere già la risposta. Un ragazzo al lavoro, un tipo davvero gentile. Ho pranzato con lui. Io... Immagino che ci sia altro nella storia, quindi continua. Mi stai dicendo che hai incontrato un tipo davvero gentile al lavoro, che hai pranzato con lui e che ti piace, forse ti piace davvero. Un'espressione colpevole le attraversò il volto e si girò da me annuendo molto piano. Sì. Improvvisamente non volevo più un omelette o altro. In realtà stavo iniziando a sentirmi nauseato, ma dovevo continuare a parlare. Gettai il coltello sul tagliere e posai entrambe le mani sul tavolo per non cadere. Quanto sono andate avanti le cose tra te e questo tipo davvero gentile? C'era molta tensione nella mia voce e lei si allontanò dal bancone. Abbiamo solo pranzato ogni giorno per alcune settimane e cenato la scorsa settimana quando tu avevi quella riunione di lavoro serale. Vi siete tenuti per mano, baciati, fatto carezze spinte? Il suo viso impallidì e annui di nuovo. Ci siamo baciati. Un disgustoso bolo mi stava salendo in gola e stavo per soffocarci. Hai fatto sesso con lui? Mi guardò rapidamente e scosse la testa negativamente. Questo mi lasciò stordito e dovetti spingere indietro la sedia e sedermi. Quindi non sei ancora andata a letto con lui, ma hai intenzione di farlo? Un breve cenno del capo. Immagino di sì. Vuole che vada via con lui per il fine settimana. E tu andrai? Sì, non voglio sconvolgerti, ma ho bisogno di capire cosa significhi lui per me. Mi dispiace, Brad. So che stai soffrendo e lo odio, ma a Gilly ho detto che sarei andata con lui. Non potevo andarmene senza dirtelo. Siamo sempre stati così onesti l'uno con l'altro su tutto. Posso chiederti dove andrete? A Las Vegas. Condividerete una stanza, suppongo. Dice di aver prenotato una stanza. Grande spendaccione. Pensa molto bene di me. Sono sicuro che lo fa. Quando parti? Domani mattina. Wow, hai aspettato fino all'ultimo secondo per dirmelo, eh? Ho aspettato prima di ferirti perché dovevo essere assolutamente sicura di doverlo fare. Quasi risi, ma suonò più come un singhiozzo strozzato. È stato molto premuroso da parte tua, Anna. Lui sa che sei sposata? Sì, certo che lo sa. Indosso sempre le fedi. Fammi un favore, non indossarle quando sei nel suo letto a Las Vegas. Brad, parlo di te tutto il tempo quando sono con lui. Fantastico, e sono sicuro che hai avuto molte belle cose da dirgli su di me, tipo che sono un bravo ragazzo come lui, ma un po' noioso a letto, e lascio le unghie tagliate sul tappeto, e molte altre piccole cose negative che ti hanno fatto lasciare me. Sembrò scioccata. Non ho mai detto nulla di negativo su di te, Brad. Ma non abbastanza da impedirti di andare via con lui per un fine settimana pieno di sesso. Mi ami, ma a quanto pare non lo hai fatto ultimamente, vero? No. Oh, non lo so, sono confusa. Quindi ti butti tra le braccia di un tipo davvero gentile che sa che sei sposata ma non gli importa. Sto chiarendo le circostanze così non ti confondi, giusto? Alcuni giorni e notti a Vegas, tra le sue braccia e nel suo letto, per chiarire tutto ciò che provi per me e per lui. Lasciargli prendere possesso del tuo corpo, che tra l'altro hai promesso esclusivamente a me anni fa. Lasciargli averti fino a quando non riuscirai a stare in piedi. Aveva davvero qualche lacrima che le scorreva sulla guancia. Il tuo ragazzo davvero gentile si è fatto testare recentemente per le malattie sessualmente trasmissibili. Non è così, Brad. Non è stato seguirti a casa in modo molto spiacevole. Questo bravo ragazzo è il tuo capo?
No, è il capo dei miei capi. Ti stai davvero vendendo, vero? Non ha senso scalare la scala aziendale quando puoi usare il tuo corpo per salire di un gradino che è qualche scala sopra di te. Non so cosa sto facendo, Brad, ma voglio scoprirlo. E quanto sei scortese con me non sta aiutando. E io non ti aiuterò ad andare via con un altro uomo per un caldo fine settimana a Vegas, Anna. Lascia che ti chieda una cosa. Se ti prego di non partire, se mi metto in ginocchio e ti imploro di restare qui con me, lo farai? Abbassò gli occhi sul pavimento e scosse la testa. Non posso, Brad. Ho detto a Stan che sarei andata con lui e non posso rompere la mia parola. Almeno ora sapevo il suo nome. Wow, vedo che puoi facilmente rompere i sacri voti che hai fatto a me 7 anni fa, ma non puoi rompere la tua promessa a Stan, è vero? Mi dispiace, Brad. Non voglio ferirti, ma devo farlo per me. Per favore, cerca di capire. Mi resi conto immediatamente che l'avevo persa, ma il mio dolore e la mia sofferenza mi diedero un'idea, un colpo di coda che non le avrebbe fatto cambiare idea, ma forse le avrebbe fatto pensare a cosa le sue azioni avrebbero fatto a noi. Mi alzai e mi girai verso la porta del seminterrato. Aspetta qui, voglio mostrarti qualcosa, poi mi toglierò di mezzo e potrai prepararti per partire. Scesi nel seminterrato e rovistai fino a trovare i props di Halloween che stavo cercando. Poi aprii la nostra cassaforte a muro, tirai fuori un pezzo di carta, presi un martello e dei i chiodi e li portai in cucina. Anna mi guardò come se avessi perso la testa quando mi vide trascinare la piccola bara di legno che usavamo come decorazione di Halloween su per le scale. A cosa serve quella? Solo per divertirci un minuto. Siamo stati insieme a lungo e prima di finire voglio mostrarti qualcosa. Posai la bara di legno di circa 1 metro sul tavolo della cucina, facendo cadere il prosciutto e il formaggio che stavo lavorando dal tagliere sul pavimento. È una bara, un economico prop di Halloween, ma è comunque una bara. Ecco il coperchio che va sulla bara. Questo è un martello e questi sono chiodi. Quando le mostrai il martello, iniziò a innervosirsi. E questo, dissi mostrando la carta che avevo tirato fuori dalla cassaforte, è il nostro certificato di matrimonio. Aprii il coperchio della bara, ci misi dentro il nostro certificato e rimisi il coperchio sulla bara. Brad, cosa stai facendo? Rimetti il nostro certificato di matrimonio dove l'hai trovato. Perché, Anna? Non significa più nulla ormai, vero? È proprio dove appartiene, nella bara, pronto per la sepoltura. Iniziò a piangere di nuovo. Di cosa stai parlando, Brad? È la prova che siamo sposati. Che dopo che esci da quella porta domattina per andare a Las Vegas con quel bravo ragazzo Stan, non sarà più vero. Ora stava iniziando a perdere la testa. Brad, non puoi buttare via tutto per un'indiscrezione. Non sto buttando via tutto, Anna. Lo stai facendo tu. Ti ho amata con ogni fibra del mio essere. Sei la donna più bella e sexy che abbia mai conosciuto ed è stato un onore e una gioia averti come mia moglie negli ultimi 7 anni. No, non sono io che sto lasciando noi. Se potessi, mi infilerei in quella bara con la prova del nostro matrimonio e ci sarei sepolto insieme. Oh, e solo per soddisfare la mia curiosità e spingere il tuo pugnale più a fondo nel mio cuore, devo chiederti: se guardo nel bagaglio che stai preparando, troverò qualche mutandina e reggiseno sexy e magari una bella négligé che hai comprato proprio per questa occasione. Anna non rispose, continuava solo a piangere silenziosamente, ma lo sguardo sul suo volto mi diede la risposta. È quello che pensavo, sto andando via adesso, non voglio essere qui per assistere al tuo ultimo atto di tradimento. Tornerò a prendere tutto ciò di cui ho bisogno per superare le prossime 2 settimane dopo che sarai partita con Stan. Se hai tempo extra a Vegas, anche se sospetto che sarai troppo occupata a riscaldare il letto di Stan per pensare ad altro, ma comunque potresti pensare a quali oggetti in casa vorresti tenere. Non sarò qui quando tornerai, ma il mio avvocato ti contatterà tra 1 o 2 settimane. Presi la giacca, uscii dalla porta, salii in macchina e me ne andai. Avevo appena vissuto la peggiore notte della mia vita e mi sentivo morto e completamente intorpidito. Non avevo idea di dove stessi andando e non mi importava, avevo solo bisogno di andarmene. Sapevo che non potevo tenere nulla nello stomaco, così trovai un Motel 6 dalla parte opposta della città rispetto all'aeroporto.
Non volevo essere tentato di restare nell'area delle partenze per vedere che aspetto avesse quel bravo ragazzo Stan. Non importava se avesse vinto, o almeno io avevo perso. Il mio cellulare squillò diverse volte e lì di chiamante mi disse che era Anna, quindi lo ignorai. L'ultima cosa che volevo era sentire altre scuse per il suo voltare le spalle a quello che avevo sempre pensato fosse un bel matrimonio. Dormii in modo agitato con pensieri di Anna che urlava di estasi mentre il bravo ragazzo Stan le faceva perdere la testa. Ero sicuro che prima che il fine settimana fosse finito avrebbe conosciuto tutti i piccoli segreti di Anna. Ero sempre stato così sicuro che quei segreti fossero solo per me. Che stupido idiota ero se credevo di poterla tenere per sempre. Mi alzai presto, feci una doccia, mi rimisi gli stessi vestiti e andai al Denny's più vicino per un caffè e un toast. Questo era tutto. Per quanto cercassi di non pensare a cosa stesse facendo Anna in quel momento, non riuscivo a scrollarmelo di dosso. Sembravo intrappolato in qualche miserabile vortice, vedendo mia moglie, l'unica donna che pensavo sarebbe stata con me per sempre, tenersi per mano con Stan sull'aereo, baciarlo nel taxi e affrettarsi al check-in per poter arrivare nella loro stanza e iniziare a divertirsi. Ho sentito persone descrivere il livello di dolore che hanno provato quando sono stati traditi, ma non ho mai realizzato quanto fosse completamente incapacitante. Ho aspettato fino alle 8:30 per chiamare il mio ufficio e far sapere alla mia assistente che sarei stato fuori. Mi chiese se mi sentivo male e le dissi di sì, ma speravo di tornare me stesso entro lunedì. Quando riattaccai, notai che avevo almeno una dozzina di chiamate perse da Anna e, controllando ulteriormente, trovai un'altra dozzina di messaggi di testo da lei. Non li cancellai, ma non li lessi nemmeno. Notai che l'ultimo messaggio e chiamata erano arrivati alle 7:45 e nulla dopo, quindi immaginai che avesse smesso di provare a contattarmi quando era partita per stare con Stan, il bastardo che ruba le mogli. Mi rifiutai di chiamarlo un bravo ragazzo, dato che era il più lontano possibile da quello. Sapevo che avrei trovato un modo per vendicarmi di lui quando sarebbe arrivato il momento. Giusto in caso, ho aspettato fino alle 10:30 per tornare a casa e prendere ciò di cui avevo bisogno per iniziare la mia nuova vita da single. Quando entrai nel vialetto e premetti il pulsante per aprire la porta del garage, vidi che l'auto di Anna non c'era e la realtà si impose e mi colpì. Probabilmente era andata a incontrare Stan, così non avrebbe dovuto prendere un taxi. Mi rimproverai per aver pensato che potesse aver cambiato idea e fosse rimasta a casa. Affrontalo, ti ha scaricato. Ha trovato un'offerta migliore, un tipo che la porterà a Las Vegas e la bacerà tutto il weekend in una suite di lusso. Ora svegliati e vivi la tua vita. Potresti non trovare mai un'altra donna bella come lei, ma troverai qualcuno. Nel profondo non credevo a una parola di ciò che dicevo. L'interno della casa era stranamente silenzioso e guardandolo con gli occhi annebbiati di un uomo con il cuore spezzato, mi sembrava strano. Prima sembrava così caldo e vivo, ma ora sembrava freddo e senza vita. Attraversai la cucina e notai che i pezzi di formaggio e prosciutto che avevo fatto cadere sul pavimento erano stati messi via e la bara non era più sul tavolo. Pensai che probabilmente fosse nel bidone della spazzatura. Immagino che la mia piccola lezione non abbia avuto molto effetto su Anna. So che la lussuria è una cosa potente e quando sei avvolto nella sua presa è difficile essere razionali. Salii le scale fino alla camera da letto, chiedendomi quanto tempo sarebbe passato prima che Stan dormisse con mia moglie su quello che una volta era il nostro letto matrimoniale. Accidenti! Dovevo smetterla di torturarmi in questo modo. Quando entrai nella stanza, vidi una bara che stava nel mezzo del letto. Il coperchio era socchiuso con un piede di porco accanto. Qualcuno, probabilmente Anna, aveva messo molto impegno nel tirare fuori i chiodi. Per curiosità, guardai oltre e trovai il certificato di matrimonio che avevo chiuso all'interno, ora giacente tra i due cuscini nella testiera del letto. Immagino che non volesse nemmeno che ottenessi quella vittoria, dissi ad alta voce. Mi girai verso il comò per prendere la mia biancheria intima e i calzini e lì, sul tavolino accanto alla finestra, c'erano 3 bellissimi e sono sicuro molto costosi set di reggiseni e mutandine. Sopra c'era un pezzo di carta con le parole
Non posso condividere ciò che non possiedo, scritte con un pennarello nero. Che diavolo? Dissi ad alta voce. Mi girai verso il letto e vidi lo stesso pezzo di carta appoggiato alla bara. Non posso condividere ciò che non possiedo. Era lo stesso messaggio scritto con lo stesso pennarello nero. Poi arrivò lo stridio di pneumatici e il suono inconfondibile di 2 auto che si scontravano davanti alla casa. Ma prima che potessi reagire, la porta d'ingresso si spalancò e una donna urlò: «Brad, dove sei? Oh Dio, per favore, Brad, devi essere qui! Così posso dirti quanto mi sbagliavo, quanto sono stata terribilmente stupida!» La sentii correre verso le scale, inciampare e cadere a metà strada. Stava piangendo istericamente e quando alzò lo sguardo e mi vide in piedi sul pianerottolo superiore, tese le braccia verso di me e iniziò a strisciare su. In tutti i nostri 7 anni di matrimonio e 2 anni di conoscenza prima di allora, non l'avevo mai vista così male. Non indossava trucco, i suoi capelli erano un disastro, i suoi occhi erano gonfi e rossi e indossava una felpa del Caltech, pantaloni della tuta grigi e un paio di pantofole a forma di coniglio soffici che le avevo comprato per scherzo un Natale. «Anna, cosa stai facendo? Dov'è Stan?» le chiesi. Scosse la testa negativamente e disse: «Non posso condividere ciò che non possiedo, Brad. È quello che gli ho detto a Stan. È esattamente quello che gli ho detto quando è venuto a prendermi. Non posso condividere ciò che non possiedo». Ero vestita esattamente allo stesso modo. Mi ha chiesto perché non fossi pronta per andare a Las Vegas con lui e gli ho detto di nuovo che non potevo condividere ciò che non possiedo. Ha detto: «Che diavolo significa?» E gli ho detto che non sarei mai andata da nessuna parte con lui. Non sarei mai andata da nessuna parte con lui. Non gli avrei mai più parlato perché non possiedo il corpo che voleva così tanto. Questo corpo appartiene solo a mio marito e mai, mai a nessun altro. Non posso condividere ciò che non possiedo. Solo mio marito possiede ogni centimetro di me e non lo condividerò mai con nessun altro. Continuò a strisciare lentamente verso di me su per le scale. Brad mi ha insultata, mi ha detto che ero una tentatrice e che a causa mia aveva speso soldi per biglietti aerei e una stanza all'aria. Ha detto che avrebbe detto a tutti al lavoro che ero una e mi avrebbe fatta licenziare. Gli ho detto che non poteva farlo perché avevo già dato le dimissioni. Era così arrabbiato che le sue gomme hanno stridito per un intero isolato mentre si allontanava. Finalmente arrivò al pianerottolo, avvolse le braccia attorno alle mie caviglie e abbracciò le mie gambe. «Sono così imbarazzata!» esclamò. «Ho ferito l'unico uomo al mondo che ha dimostrato più e più volte quanto mi amasse e avrebbe fatto qualsiasi cosa per me. Ho violato la fiducia sacra dell'uomo in cui risiede tutta la mia vita. Sono così dispiaciuta», e pianse. Mi tenne così per quello che sembrò un'eternità, ma indubbiamente solo pochi minuti. Ero sbalordito, troppo sbalordito per muovermi. La donna che era la mia vita, che adoravo con ogni respiro, il mio alfa e omega, il mio inizio e fine, aveva crudelmente spezzato il mio cuore. E ora, mezza giornata dopo, stava abbracciando le mie gambe e singhiozzando. Ogni cellula del mio corpo voleva che la prendessi tra le braccia e le dicessi quanto l'amavo e che avremmo superato questo terribile momento, ma mi bloccai sul posto, incapace di muovermi. Tutti gli eventi delle ultime 15 ore mi passarono per la testa. In fondo alla mia mente, credevo che non avesse consumato la sua relazione con Stan sessualmente, ma ancora nella mia mente mi aveva tradito. Una donna sposata non ha pranzi e cene intime con un altro uomo. Una donna sposata non condivide baci appassionati con un altro uomo. Una donna sposata non prende o pianifica una vacanza con il suo amante a Las Vegas. È vero, è tornata in sé prima che venisse fatto un danno reale, ma mi aveva comunque tradito. Stavo guardando la donna che era stata il mio mondo fino alla notte precedente, ed era ovvio che stava soffrendo tanto quanto me. Il nostro matrimonio stava vacillando sull'orlo di un abisso molto oscuro e mi chiedevo se avessimo la forza di andare avanti per non cadere oltre il bordo. Mi chinai e sollevai Anna in piedi e ci abbracciammo finché i singhiozzi non si placarono. «Andiamo a preparare un po' di caffè». «Grazie, Brad». «Oh, Brad», sussurrò.
Penso di aver distrutto la tua auto mentre stavo arrivando a casa. Sì, l'ho sentito. Ne parleremo anche, le dissi. L'aiutai a scendere le scale e ad entrare in cucina. Mentre stavamo bevendo il caffè, le chiesi: «Cosa ti ha fatto cambiare idea? La scorsa notte eri così sicura di dover andare con Stan. Cosa è cambiato?» Mi guardò sopra la tazza, gli occhi scuri rossi e gonfi. «Hai seppellito il nostro matrimonio». «Cosa intendi?» «Hai messo il nostro certificato di matrimonio in quella terribile bara e hai inchiodato il coperchio. Dopo che te ne sei andato, sono salita di sopra, ma tutto ciò a cui potevo pensare era il nostro certificato di matrimonio in quel luogo buio e orribile. Il nostro matrimonio era finito, l'avevi seppellito. Era in un luogo dove non c'era aria, non c'era luce e non poteva uscire. E poi ho iniziato a pensare a tutte le cose meravigliose che quel testimone ci aveva dato, tutto ciò che significava per me. Eravamo una squadra, così felici quando eravamo insieme, e ho pensato a quanto felice mi rendevi sempre tu. Devo essermi assopita perché ho sognato di essere in quella bara, in quel luogo oscuro, e mi sembrava di soffocare. Era così reale che mi ha svegliata, e ho realizzato che dovevo in qualche modo togliere il coperchio della bara e riportare il nostro matrimonio dove poteva respirare, dove potevo respirare. Rise leggermente. Non mi ero mai resa conto di quanto bene nascondessi i tuoi attrezzi. Ci ho messo almeno un'ora a trovare il piede di porco e un'altra mezz'ora a trascinare la bara in camera da letto e sollevare il coperchio abbastanza da recuperare il nostro certificato. Mi sentivo ossessionata, dovevo tirarlo fuori prima che tu mettessi l'ultimo chiodo nella bara. Quando hai deciso di non andare con Stan? Ridacchiò di nuovo e il suono riscaldò la mia anima. Circa 2 secondi dopo che sei uscito dalla porta. Ho realizzato che non sarei mai potuta andare con Stan o con chiunque altro. Mi sono sentita così stupida e vergognosa. Come potevo trattare l'unico uomo che avessi mai amato nel modo in cui ti ho trattato? Ho provato a chiamarti più e più volte, ma non rispondevi. Poi ho iniziato a mandarti messaggi, ma non ha funzionato nemmeno quello. Molto più tardi, quando finalmente ho sollevato il coperchio della bara per poter raggiungere il certificato, ho pensato a come avrei detto a Stan che non volevo mai più vederlo. Ho tolto tutto il trucco, ho tirato fuori la tua vecchia felpa e i pantaloni della tuta del Caltech e li ho indossati. I miei occhi erano già rossi e brutti per aver pianto e mi sono chiesta quanto bella sarei sembrata a Stan quando mi avrebbe vista, la vera me che tu vedi sempre e che ami ancora. Sei la donna più bella che abbia mai conosciuto, Anna. Anche ora sembri perfetta per me. E quando ho realizzato che dovevo fare tutto il possibile per riaverti, per farti innamorare di nuovo di me. Non avevo ancora fatto le valigie, ma quando ho iniziato a disfare ho visto le mutandine, i reggiseni e la négligé che avevo comprato per il viaggio con Stan e sono crollata di nuovo. Improvvisamente la semplice vista di loro mi ha fatto venire la nausea. Erano l'espressione finale del mio tradimento e dovevo distruggerli. Così ho preso un paio di forbici e li ho strappati tutti. Sai, sono costati molto, ma non potevo guardarli, così li ho distrutti, proprio come penso di aver distrutto te e il nostro matrimonio. È allora che mi sono avvicinata al luogo dove giaceva il nostro certificato di matrimonio, l'ho raccolto e l'ho studiato. È molto semplice. Diceva che Anna Stanford e Brad Connelly sono stati uniti in santo matrimonio il 12 giugno 2005 ed è stato testimoniato dalla mia damigella d'onore e dal tuo testimone. Ma mentre lo guardavo, tutto è tornato a me. Eravamo in piedi davanti a tutte le nostre famiglie e amici e ci siamo dati l'un l'altro. Abbiamo promesso di essere fedeli l'uno all'altra fino al giorno in cui moriremo e ho pianto di nuovo, rendendomi conto che non posso condividere me stessa con nessuno tranne te. Non posso condividere ciò che non possiedo ed è quello che ho detto a Stan quando è venuto a prendermi. Grazie per avermelo detto, mi hai dato molto su cui riflettere. Pensi che supereremo questo e andrà tutto bene? Non lo so, Anna. Lo spero, ma in questo momento non lo so. Mi hai quasi ucciso la scorsa notte. Non ho mai provato tanto dolore in vita mia. Mi sono sentito così tradito, così solo, così impotente.
Hai idea di cosa significhi sapere che l'unica persona al mondo che ami più di chiunque altro, l'unica persona di cui ti sei sempre fidato incondizionatamente, sta scegliendo un altro uomo al posto tuo? Scoppiò di nuovo in lacrime. Oh, Brad, mi dispiace tanto. Ero fuori di me. Farò qualsiasi cosa per rimediare, anche morire se può aiutare. Non servirà di certo. Voglio che tu sia viva e in salute e più di ogni altra cosa voglio fidarmi di nuovo di te. Non sarà così difficile come potrebbe essere perché, come hai detto, siamo sempre stati onesti l'uno con l'altro. Anche la scorsa notte mi hai detto come ti sentivi. Brad, come pensavo di sentirmi. Come pensavi di sentirti? Quindi cosa facciamo ora, Anna? Non so te, ma io non ho dormito bene la scorsa notte e se non ti dispiace vorrei portarti a letto con me. Non so, forse è troppo presto per questo. Non dobbiamo fare nulla, Brad. Voglio solo sentirti accanto a me nel tuo posto legittimo. I suoi occhi scuri erano così supplicanti che non potevo rifiutare. Va bene, Anna, ma niente coccole. Sono ancora arrabbiato con te. Un piccolo sorriso toccò gli angoli della sua bocca. Qualsiasi cosa tu dica, caro. E si fece il segno della croce, prese la mia mano e mi guidò su per le scale verso la nostra stanza, assolutamente senza scherzi. Per diversi mesi le cose andarono avanti così com'erano. Per quanto ci provassi, c'erano momenti in cui quella notte mi passava per la mente e diventavo cupo. Anna sembrava percepire quando accadevano quei momenti e mi riempiva d'amore, scacciando tutti gli altri pensieri. Diede davvero le dimissioni dal lavoro e quando i suoi capi e le risorse umane volevano sapere perché, lei glielo disse. Sì, era imbarazzata, ma aveva bisogno di liberarsi di quella sensazione. Non troppo sorprendentemente, il capo delle risorse umane le disse che c'erano state 3 denunce di molestie sessuali contro Stan, un tipo davvero gentile, prima di allora, e per farla breve finì senza lavoro e senza referenze. Anna non solo mantenne il suo lavoro, ma le diedero una somma di denaro piuttosto consistente per promettere di non denunciare l'azienda. Lavorò lì per altri 6 mesi perché scoprimmo che stavamo per diventare genitori. Oh sì, ovviamente, non appena Anna mi portò su per le scale e nel nostro letto quel giorno, noi... Beh, penso sia chiaro. E voi? Cosa avreste fatto al mio posto? Credete che l'amore possa superare qualsiasi ostacolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se questa storia vi ha colpito, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere altre storie come questa.